Oggi siamo qui per fare un test. Riusciremo a registrare un podcast che suona bene con soli 108 euro? Scopriamolo insieme. Oggi sono qui per realizzare un podcast spendendo solo 108 euro. Parto dallo Zoom H1N, hai visto sicuramente altri video dello Zoom H1N sul mio canale, nel caso ti lascio i link in descrizione o ti compariranno qui da qualche parte. Lo Zoom H1N che nel momento in cui registro questo video costa 55 euro. Ora non mi dilungherò troppo su che cos'è, come funziona, eccetera, eccetera. Ma ti dico che in questo momento sto registrando con un microfono esterno, te ne sei reso conto, ma ci arrivo tra un attimo. E lo Zoom H1N è settato a 24 bit, 48 kHz e se ti interessa il gain, ovvero l'unica manopolina che c'è sullo Zoom H1N, è settata a 10, ovvero al massimo. Introdurrà troppo rumore di fondo? Prima cosa, lo scopriremo tra poco. Seconda cosa, 10, cioè il massimo. E in questo momento sta pilotando, la seconda cosa che voglio farti vedere, il Behringer XM8005, che nel momento in cui sto facendo questo video, io ho i prezzi segnati lì, costa 22 euro. Ok, quindi 55 lo Zoom H1N, 22 il Behringer XM8005. Il Behringer XM8005 è un microfono dinamico, microfono cardioide, quindi prende soprattutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro, e sta entrando tramite un cavo che costa 14 euro, ti metto il link in descrizione, tramite questo cavo buono che trasforma il segnale da XLR in mini jack da 3.5 e stiamo entrando direttamente dentro lo Zoom H1N. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, lo Zoom H1N, pur essendo al massimo, non ha tutto questo gain. Infatti in uno dei tanti video che ho fatto sullo Zoom H1N ti ho detto non puoi attaccargli chissà quale microfono. Deve essere un microfono che ha un po' di spinta di suo, che non necessita troppo gain. L'XM8005 sicuramente ne necessita un po', tant'è che lo Zoom H1N è a 10. Quindi la prima cosa che abbiamo capito è che lo Zoom H1N può pilotare questo microfono, ma non possiamo spingerci troppo oltre. Ok. Seconda cosa che abbiamo capito, ma questo lo sapevamo perché trovi un sacco di video sul mio canale sull'XM8005, è che questo microfono necessita di un bel po' di gain. Il cavo te ne ho parlato, è un cavo XLR con il connettore Neutrik, quindi è un cavo veramente buono, che da XLR arriva a 3.5, costa 14 euro. Quindi anche un cavo buono non costa chissà quanto. Certo, non è il cavo migliore del mondo, ma l'XM8005 non è il microfono migliore del mondo, lo Zoom H1N non è il miglior registratore del mondo. Ma fanno il loro sporco lavoro. Altra cosa di cui voglio parlarti, sull'XM8005 c'è la spugna dell'SM58, la spugna originale della Shure. Costa 7 euro, te la puoi permettere, ok? Quindi non è che dici, vabbè, originale, adesso la compro falsa, la compro di un'altra marca. 7 euro, quella cinese, quanto la paghi? 5 euro? Per 2 euro c'hai questa spugna che ti assicuro suona veramente bene, cioè fa suonare veramente bene, nel senso che rigetta parecchio le plosive. Come vedi, questo microfono è sempre fuori asse, quindi la maggior parte dell'aria della mia bocca va direttamente davanti, quindi non urta la capsula e quindi non senti le plosive. Però nulla vieta che, visto che costa soltanto 7 euro, è il caso di comprartela. Invece il cavalletto che vedi qui sulla scrivania dove è poggiato questo microfono è un cavalletto che costa 10 euro. 3 piedi da scrivania costa 10 euro. Super economico, pieghevole, quindi te lo porti assolutamente dappertutto. Questo kit qui, oltre a occupare veramente pochissimo spazio, pesa anche pochissimo. Quindi questo qui lo metti in una borsetta, te lo porti dovunque e puoi registrare podcast in ottima qualità, come quella che stai sentendo, ad un costo veramente basso, perché abbiamo detto 108 euro, ripeto, nel momento in cui sto registrando questo video. Se i prezzi cambiano non è colpa mia, quindi è inutile che mi scrivi le ho visto che costa 1 euro in più. Non dipende da me, ragazzi, non dipende da me. Nel momento in cui sto facendo questo video, tutto questo costa 108 euro.
Ok? Poi se aumenta, diminuisce, mi dispiace, non posso farci nulla. Bene, ora non voglio andare troppo lungo. Cosa ne pensi di questo suono? Come suona tutto questo? Ovviamente io sto applicando della post-produzione perché è un podcast, quindi noi stiamo realizzando un podcast. Io voglio che tu ascolti con le migliori cuffie che hai a disposizione questo suono e mi dica se per 108 euro vale la pena, perché puoi replicare questo stesso suono spendendo 108 euro. Ok, io non sto usando le cuffie in questo momento perché non ce le possiamo permettere. Abbiamo speso 108 euro, quindi non utilizziamo le cuffie per registrare, quindi non sto sentendo se suona bene, suona male, bla bla bla, pazienza, non ce la possiamo permettere, però ovviamente in post-produzione, certo, posso fare la post-produzione senza usare le cuffie, ma con diciamo l'amplificatore che c'è nel mio Mac Studio. Potrei anche provare a far questo. I plugin, potresti usare plugin gratuiti, plugin a pagamento. Io userò probabilmente plugin a pagamento, ma lo puoi fare lo stesso con i plugin gratuiti. Quindi non mi far imparare a usare altri plugin, uso i miei. Ma lo stesso effetto, tanto i plugin non è che aggiungono un suono particolare. C'è un compressore, un equalizzatore, un equalizzatore. Sì, alcuni suonano un po' meglio, lo so, ma stiamo spendendo 108 euro. Ok, quindi da questo punto di vista, come suona? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Io volevo essere molto veloce in questo video, chissà se ci sono riuscito. Io sto registrando a batterie, tra l'altro. Un test che non ho fatto sullo Zoom H1N è questo. Se lo alimento a corrente, perché possiamo alimentarlo con un power bank, lo possiamo alimentare a corrente, ha più spinta o no? Secondo me no. Però potrebbe essere uno sfizio fare questo test, anche questo test. Va bene? Se hai domande, dubbi, curiosità, fammi sapere. Io sono soddisfatto perché sono sicuro che con 108 euro, con questa attrezzatura, 1, portabilissima, la puoi portare dovunque, 2, leggerissima, 3, economica, puoi ottenere dei grandi risultati. Quindi non c'è bisogno di spendere capitali. Oh mio Dio, devo fare un podcast ma non ho 500 euro da investire. No, spendine 108. Ok? Benissimo, grazie mille e alla prossima settimana.